Ciao viaggiatori e bentornati sul mio canale YouTube. Dopo avervi portato nello scorso appuntamento alla scoperta del centro storico di Tallinn in tutta la sua straordinaria bellezza, in questo nuovo video ripercorreremo la storia del paese, visitando i luoghi coinvolti durante le occupazioni russa e nazista. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Bando alle ciance, partiamo! Dopo aver visitato nell'ultimo video l'antico centro storico di Tallinn, oggi nel corso della giornata ripercorreremo la storia dell'Estonia, dall'occupazione russa all'indipendenza raggiunta nel 1991. Il nostro tour comincia da uno dei musei più importanti della città, il Babamu. Inaugurato nel 2003, il Museo delle Occupazioni e della Libertà è un'esposizione dedicata al periodo che precede l'indipendenza estone, dal 1940 al 1991. Furono questi infatti gli anni in cui lo Stato estone fu invaso ed occupato, inizialmente dall'Unione Sovietica, dal 1940 al 1941, poi durante la Seconda Guerra Mondiale per 3 anni dai tedeschi e infine nuovamente dai sovietici, dal 1940 fino al 20 agosto 1991, giorno in cui l'Estonia riconquistò definitivamente la sua libertà. Nel museo tante sono le testimonianze che sono state raccolte e tanti reperti che narrano questo importante periodo storico. Io vi consiglio di passarci del tempo per approfondire il passato di questo straordinario paese e per non dimenticare coloro che non poterono rientrare nella loro madrepatria e furono deportati nei gulag e nei lager, poiché vittime delle atrocità e delle repressioni dei regimi totalitari, sia sovietico che nazista. Siamo appena usciti dal Museo delle Occupazioni e della Libertà a Tallinn in Estonia. È stato davvero molto interessante e molto suggestivo, vi consiglio assolutamente di venire a visitarlo. Adesso la prossima nostra direzione sono 2 edifici simbolo del brutalismo sovietico. L'influenza russa non ha solo segnato la storia del paese, ma anche la sua architettura. A pochi passi dal museo che abbiamo visionato c'è una delle strutture più importanti della città di Tallinn, ovvero la Biblioteca Nazionale Estone. Assieme al cinema, che tra poco vi mostrerò, sono 2 esemplari del brutalismo sovietico, un movimento artistico che si è sviluppato all'inizio del secolo scorso, non solo appunto in Russia, ma anche nei paesi che facevano parte dell'ex Unione Sovietica. Questa invece è l'altra struttura di cui vi parlavo prima, ovvero il Soprus Cinema, e come potete ben vedere anche questo è un edificio del brutalismo sovietico. Prima di continuare il nostro itinerario sulle orme dell'occupazione russa, sosta cibo. Per pausa pranzo abbiamo deciso di fermarci in uno dei ristoranti più rinomati della cucina russa qui a Tallinn, Pelmelkovik. Il ristorante al suo interno è davvero molto grazioso. Ci sono diversi elementi sparsi nel locale che rimandano alla cultura sovietica. Il menù è molto variegato. Oltre ai piatti russi ci sono infatti altre pietanze più classiche. Io, dopo aver assaggiato un'ottima birra e dopo aver degustato in compagnia degli antipasti fritti molto golosi, ho preso i tipici ravioli russi ripieni di gamberi e salmone. Mi sono piaciuti tantissimo. Ho avuto anche modo di assaggiare quelli ripieni di carne, anche questi sono stati molto buoni. Siamo appena usciti dal ristorante Pelmenkovik dove abbiamo pranzato oggi. È stato un ottimo pranzo, nel senso che per quello che abbiamo preso abbiamo speso anche poco, in 4 quasi 60 euro, quindi 15 euro a testa, e calcolate che abbiamo preso come antipasti diversi fritti, quindi diciamo non propriamente cucina russa, però poi come primi piatti abbiamo assaggiato i famosissimi ravioli. Io li ho presi con il ripieno di gamberi e salmone, mentre un'altra persona li ha presi ripieni di carne, e devo dire che sono davvero ottimi, quindi se venite qui a Tallinn vi consigliamo questo posto. Adesso prossima direzione l'hotel Viru, dove ci sarà una mostra dedicata al KGB, la principale agenzia di sicurezza dell'ex Unione Sovietica.
Ed eccoci giunti all'Hotel Viru. Come vi può sembrare dalle immagini, sembra un hotel, infatti in realtà è un hotel vero e proprio, nel senso che potete soggiornarvi, però ha una piccola chicca nascosta al suo interno. Infatti c'è un piccolo museo che adesso noi andremo a visitare con un tour guidato in lingua inglese, dove potrete scoprire tutte le curiosità e la storia legate al KGB. Nel 1972, infatti, 20 anni prima della caduta del comunismo e del crollo dell'Unione Sovietica, al 23° piano dell'Hotel Viru di Tallinn si trovavano gli uffici del KGB. Ad oggi, in quelle stesse stanze, utilizzate per spiare gli ospiti dell'albergo, è stato allestito un piccolo museo, dove, dopo aver prenotato attraverso il loro sito la visita guidata, è possibile rivivere le atmosfere di quei tempi, attraverso i curiosi racconti delle guide che vi illustreranno i reperti lasciati dagli agenti del KGB e alcune delle tecniche di spionaggio più usate. Mi raccomando, non perdetevi la splendida vista panoramica della città dalla terrazza posizionata a 70 metri di altezza. Siamo usciti dal Viru Museum, ve lo consiglio assolutamente perché all'interno, nonostante ci siano poche stanze, ma una super guida vi accompagnerà per scoprire tutte le curiosità, diciamo, di questo KGB, e soprattutto avrete modo anche di visionare la città di Tallinn dall'alto, perché ci sono dei rooftop panoramici pazzeschi. Quindi se passate da Tallinn sono certo che questa tappa fa per voi, anche perché nelle guide non è tanto consigliata, però secondo me ne vale la pena. Il biglietto costa 14 €, però ne vale tutti. Una delle prigioni più note e temute durante l'occupazione sovietica operava nel seminterrato dell'edificio in via Pagari 1. Le ex celle del carcere del KGB, risalenti al 1912, sono ora aperte al pubblico. Molti furono i politici, i funzionari, gli intellettuali o la gente comune condannata a morte. Altri passarono invece anni rinchiusi in queste prigioni molto suggestive che vi consiglio di visitare per approfondire questo importante periodo storico. Il nostro tour continua con il Balti Jama Turg. Questo mercato coperto è una meta perfetta per fare un po' di spesa o per acquistare ed assaggiare degli ottimi prodotti tipici locali. Al suo interno ci sono tantissimi locali dove poter pranzare o cenare, anche a basso costo. Penultima tappa del nostro viaggio sulle orme dell'occupazione russa qui a Tallinn e nello stato dell'Estonia sono le prigioni di Patarei. Purtroppo in questo esatto momento la struttura è chiusa perché è in restaurazione e ristrutturazione, infatti nei prossimi mesi aprirà un nuovo museo. Ma il nostro obiettivo adesso è raggiungere la nostra ultima tappa di oggi, un luogo abbandonato ma davvero molto affascinante. È stata una lunga giornata dedicata appunto ai luoghi sulle orme dell'ex Unione Sovietica e siamo giunti all'ultima tappa di questo grande viaggio di oggi, ovvero l'Inal. Come potete ben vedere è un luogo abbandonato ormai, ma negli anni 80, precisamente nel 1980, questa struttura veniva utilizzata durante i Giochi Olimpici dall'Unione Sovietica proprio qui a Tallinn. In quell'anno le Olimpiadi si tenevano a Mosca, ma come ben sapete Mosca non ha uno sbocco sul mare e quindi chiese il permesso, o meglio se lo prese perché comunque faceva parte dell'ex Unione Sovietica, a Tallinn. Qui sul Mar Baltico, come potete ben vedere, si disputavano le gare nautiche. Infatti, come vi ho appena detto prima, Mosca, non avendo lo sbocco sul mare, venne qui a Tallinn per gareggiarle. Con questa ultima struttura brutalista si conclude questo video, spero che vi sia piaciuto, anzi se vi va iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace o un commento per supportarmi. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo contenuto sempre dall'Estonia.